Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica della nostra tabella e nello specifico abbiamo evidenziato il record che stiamo modificando e definito una funzione JavaScript che ci permetta di inserire dei box informazioni per quanto riguarda i campi form, come questo qua. Oggi invece, come promesso nella scorsa videoguida, ci concentriamo sulla gestione degli script, ossia i file che verranno inclusi nella parte pubblica del nostro sito in alcune sezioni, come possono essere l'header, il footer e il contenuto centrale. Quindi per prima cosa ci spostiamo nella sezione backend, amministra pagine, frontend e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo gestione script, id alfanumerico gestione script, descrizione della pagina, pagina dedicata alla gestione degli script PHP che verranno inclusi nei contenitori div della parte pubblica del sito. Nome file contenuto principale gestione script.php. Creiamo in automatico il file con il form per l'inserimento dei dati. Nome file contenuto secondario non ne specifichiamo. Visibilità menu secondario e posizione voce 2. E inseriamo la nostra pagina. Ora modifichiamo il redirect di gestione script a se stesso. Perfetto, quindi ci spostiamo in front-end, gestione script, quindi qua vedremo di strutturare il form per la definizione dei nostri script. Per prima cosa però creiamo la nostra tabella, quindi ci loghiamo all'interno del nostro phpMyAdmin, selezioniamo il database e creiamo una nuova cartella che la chiamiamo script, che avrà un suo id ovviamente, id script, autoincrement chiave primaria. Poi vogliamo specificare il nome del file, quindi varchar 30, e poi gli diamo una sua descrizione, varchar 500, e salviamo. Quindi ora definiamo il form per l'inserimento di questi dati, ci spostiamo nel nostro editor, apriamo gestione script e definiamo quindi il form per l'inserimento di questi dati. Come primo campo dobbiamo specificare il nome del file del nostro script, quindi qua ci andrà nome file e tra parentesi gli scriviamo .php perché lo vogliamo con estensione .php, e quindi qua ci andrà una input type text, name, nome file, size 70 e gli diciamo value echo $ nome file, punto e virgola. Poi vogliamo specificare una descrizione e quindi aggiungiamo un ulteriore campo e qua ci scriviamo descrizione file e al posto dell'input ci mettiamo una text area, name descrizione, righe 2 e colonne 61 e al suo interno stampiamo $descrizione, punto e virgola. Ora aggiungiamo anche il box informazioni per quanto riguarda
il nome file, quindi qua ci andrà una img src icone question.ico. Ho definito la classe per quanto riguarda questa immagine, quindi class question, e gli diciamo on mouse over show desk, che vi ricordo prende in ingresso il testo da visualizzare, e quindi qua ci mettiamo php echo $ descrizione, e quindi definiremo anche il testo da stampare, e poi vuole l'id della cella dove inserire il box, quindi id nome, e qua quindi ci andrà nome, e poi gli dobbiamo dire on mouse out remove desk, punto e virgola. Quindi chiudiamo il nostro tag e definiamo la variabile descrizione, quindi php $desk sarà uguale a specificare un nome file per lo script con estensione .php. Salviamo, premiamo F5, perfetto, ha inserito il nostro form, il box sta funzionando, quindi ci spostiamo in backend e definiamo l'azione e il pulsante per l'inserimento dei nostri dati. Amministrazioni, front-end, e definiamo una nuova azione che sarà form nuovo script, e descrizione form inserimento nuovo script. Quindi ci spostiamo in amministra pulsanti e definiamo anche il pulsante per l'inserimento. Il pulsante lo chiamiamo inserisci script, descrizione pulsante inserimento nuovo script, azione pulsante form nuovo script, funzione da richiamare inserisci script, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect. Una volta effettuato l'inserimento torniamo a gestione script, percorso immagine, posizione, messaggio, conferma, non ne vogliamo. Perfetto. Quindi modifichiamo l'azione in form nuovo script, salviamo, ci spostiamo in front-end gestione script, perfetto, è stato aggiunto il nostro pulsante, quindi apriamo la nostra funzione, inserisci script, recuperiamo i nostri dati, quindi pagina return, perfetto, dovremo anche completarlo, infatti qua ci va echo id pagina come sempre, e visto che ci stiamo stampiamo a video anche la nostra variabile alert, e qui se non è settato l'alert gli diciamo che $alert è uguale a end nb sp. Quindi dicevamo riceviamo la pagina return, poi riceviamo il nome file che sarà uguale a post nome file, e poi la descrizione che sarà uguale a post di descrizione. Alla descrizione aggiungiamo anche lo slash, e quindi se nome file è uguale a stringa vuota alert errore
specificare un nome file per il nuovo script, poi diciamo else if nome file è diverso da stringa vuota e quindi end sub string count dollarino nome file virgola, la stringa da contare in questo caso è .php, è diverso da 1, allora errore, specificare un nome file per il nuovo script con estensione e tra parentesi ci scriviamo .php. E come ultimo controllo la descrizione, non l'abbiamo segnato, che la vogliamo obbligatoria, quindi se la descrizione non è stata specificata e quindi descrizione è uguale a stringa vuota, errore, specificare una descrizione per il nuovo script. Quindi salviamo in sessione le nostre variabili e quindi qua ci andrà nome file uguale a nome file, descrizione uguale a descrizione, e qui togliamo lo slash precedentemente inserito, quindi strip slashes, altrimenti insert into script, qua ci andrà nome file e qui descrizione e come valori ovviamente dollarino nome file virgola e descrizione. E quindi se l'inserimento va a buon fine, il redirect sarà cell redirect e qui ci andrà dollarino connessione virgola dollarino underscore post id pulsante incluso, chiusa quadra e chiusa tonda. Salviamo, testiamo il recupero delle variabili e gli errori, quindi inserire un nome file, specificare l'estensione, perfetto, passa alla descrizione, quindi controlliamo che ci recuperi anche la descrizione, perfetto, quindi procediamo all'inserimento di un nuovo script, quindi il primo che inseriamo sarà header.php e come descrizione gli diciamo file header.php da inserire come intestazione del layout del sito e salviamo. Ora ci spostiamo in backend, amministra pagine front-end e modifichiamo il contenuto secondario di gestione script e aggiungiamo anche il file elenco script.php che conterrà quindi la nostra tabella. Quindi ci spostiamo nuovamente in front-end, gestione script, ora definiamo il file con la nostra tabella, quindi creiamo un nuovo file e lo salviamo ovviamente in front-end come elenco script.php e definiamo quindi la nostra tabella. Quindi apriamo il PHP ed eseguiamo la query, quindi cell script sarà uguale a select stellina from script, definiamo le nostre celle, quindi id
sarà uguale a new colonna id, e qua ci andrà id script, punto e virgola. Poi il nome file, che sarà uguale a new colonna nome file script, e qua semplicemente nome file, e poi la sua descrizione, che sarà uguale a new colonna, e qua descrizione script, e qui descrizione, punto e virgola. Definiamo la nostra tabella, quindi table è uguale a new tabella. Aggiungiamo le nostre celle, quindi table aggiungi colonna e gli passiamo l'id il nome file e la descrizione. Settiamo la nostra query, quindi table set query, e gli passiamo la nostra connessione virgola e la nostra query. Definiamo il titolo per la tabella, quindi table set titolo, e gli diciamo elenco file script, punto e virgola. Definiamo stampa, che sarà uguale a new stampa, e gli passiamo la nostra tabella. Perfetto, salviamo in sessione la nostra stampa, quindi session stampa sarà uguale a $stampa, e prima del salvataggio, come sempre, controlliamo che non sia stata già settata, quindi if isset session stampa gli facciamo un unset. Perfetto, salviamo, premiamo F5, c'è stata inserita la tabella. Quindi ora definiamo i pulsanti per la modifica e la cancellazione, quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, front-end, definiamo una nuova azione che sarà elenco script, quindi pulsanti elenco script, definiamo una nuova pagina per la modifica, quindi modifica script, descrizione pagina dedicata alla modifica dello script selezionato, nome file modifica script.php, creiamo il file call form, contenuto secondario elenco script, redirect, visibilità e posizione non ci interessano. Quindi ci spostiamo in amministra pulsanti, front-end, e definiamo il pulsante per la modifica, che sarà uguale a modifica script, pulsante
modifica script selezionato, azione elenco script, funzione da richiamare seleziona script, creiamo il file con la funzione per il redirect, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect, modifica script, percorso immagine icone pedit.png, posizione 1 e messaggio conferma nessuno. Visto che ci siamo, creiamo anche il pulsante per la cancellazione, quindi cancella script, pulsante cancella script selezionato, azione sempre elenco script, funzione cancella script, crea il file con la funzione per l'inserimento modifica, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect, una volta effettuata la cancellazione torniamo a gestione script, percorso immagine icone bdrop.png, posizione 2 e messaggio conferma sei sicuro di voler cancellare lo script selezionato e salviamo. Ci spostiamo nel nostro editor, apriamo anche elenco layout, così ci ricopiamo la colonna per i pulsanti e quindi pulsanti new colonna e qua ci andrà id script, settiamo le opzioni, e quindi di questo è nome file, descrizione e pulsanti, perfetto, aggiungiamo la nostra cella, quindi table, aggiungi colonna pulsanti e definiamo la nostra azione, quindi $table set azione e qua ci andrà elenco script, punto e virgola, salviamo, ci spostiamo in front-end gestione script, perfetto, ora apriamo il file seleziona script, quindi seleziona script e modifichiamo il record selezionato con script, salviamo, stringiamo magari un po' la colonna dei pulsanti, quindi elenco script, qua lo riportiamo a 5 e questo a 25, perfetto, F5, modifichiamo header e come vedete siamo in modifica script, abbiamo ricevuto anche l'id dello script modificato, quindi visto che ci siamo possiamo anche utilizzare la funzione set evidenzia e evidenziare questo record e quindi gli passeremo script, quindi in elenco script gli diciamo table set evidenzia e gli passiamo script come valore da evidenziare e poi gli passiamo il colore esadecimale. Salviamo, premiamo F5, perfetto, ci sta evidenziando anche il record, quindi qua ora struttureremo il form per la modifica e quindi da gestione script ricopiamo il nostro form, apriamo il file modifica script, quindi incolliamo il nostro form e qua sarà form modifica script, oltre all'id pagina return inoltriamo anche l'id dello script modificato e quindi qua ci andrà id script,
e quindi se è settato l'alert bene, altrimenti i dati ce li recuperiamo dal nostro database e quindi faremo qui una shell script e quindi select stellina from script where id script è uguale, e qua concateniamo id script. Quindi ci recuperiamo id script che sarà uguale a $_get script, eseguiamo la nostra query, quindi il res script sarà uguale a MySQL query di connessione virgola shell script e row script che sarà uguale a MySQL fetch array di res script e quindi il nome file sarà uguale a row script al campo nome file e descrizione a row script al campo descrizione, punto e virgola. Salviamo, premiamo F5, ora ci spostiamo in backend amministrazioni e definiamo l'azione per la modifica, quindi form modifica script e quindi form modifica script selezionato e definiamo il pulsante, quindi frontend nuovo pulsante salva modifiche, quindi pulsante salva modifiche apportate allo script selezionato. Azione pulsante form modifica script, funzione da richiamare salva modifiche script, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect, una volta effettuato il salvataggio delle modifiche torniamo a gestione script, percorso immagine, posizione, messaggio conferma non ne abbiamo bisogno. Quindi ci spostiamo in front-end gestione script, modifichiamo l'header, è stato aggiunto il pulsante, ci apriamo la funzione salva modifiche script e come per inserisci script recuperiamo tutti i nostri dati, oltre all'id pagina return riceviamo anche l'id dello script selezionato che sarà uguale a post id script, effettuiamo i nostri controlli, salviamo i dati in caso di errore, e in caso di errore pagina return andrà completato con end script e qua ci va $id script, altrimenti update script set nome file uguale a nome file virgola descrizione uguale a descrizione e poi gli aggiungiamo naturalmente where id script
è uguale a $id script. Perfetto. E ovviamente se la nostra modifica va a buon fine, l'header finale lo peschiamo dal pulsante che ha inoltrato la nostra richiesta. Perfetto, salviamo, modifichiamo la descrizione aggiungendo un paio di R, salviamo le modifiche, siamo ritornati in gestione script e la descrizione è stata modificata aggiungendo delle R. Ora ripristiniamo la descrizione originaria, definiamo il file per il footer, quindi footer.php, descrizione file footer.php da inserire come PE di pagina per il layout del sito e poi definiamo lo script content homepage.php e come descrizione diciamo file content homepage.php da inserire come contenuto centrale per la pagina homepage del sito. E per ultimo definiamo un file che lo chiamiamo test.php e lo utilizzeremo per l'impostazione della cancellazione degli script. Quindi apriamo anche il file cancella script, modifichiamo la nostra query, quindi delete from script where id script è uguale, e qua ci va $_post id record selezionato. Perfetto, quindi se la nostra cancellazione va a buon fine, recuperiamo l'header location finale dal pulsante incluso. Perfetto, salviamo, clicchiamo su cancella script, sei sicuro di voler cancellare lo script selezionato, diamo conferma e come vedete siamo tornati in gestione script e ha eliminato lo script selezionato. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla gestione dei nostri menu.